Cari amici, benvenuti. Siamo molto contenti di riprendere le nostre puntate della Dolce Vita e questa è la puntata numero 36. Siamo contenti di riprendere con la visita del nostro caro amico Mario Capobianco. Benvenuto Mario, grazie per accettare l'intervista. Buonasera e buongiorno ai messicani, amici messicani, visto che lì è mezzogiorno, giusto? Qui sono le 8 di sera e buonasera agli italiani. Grazie per aver accettato l'intervista. Il pubblico sono studenti di italiano che vogliono conoscere di più la lingua e la cultura italiana dalla mano di persone come te, che sono fieri di mostrare e coinvolgere le persone perché conoscano il bel paese. E tu fai un'attività impressionante. Ho visto in tante reti sociali tutto quello che fai. Hai avuto un premio su cui ne parleremo tra i 25 migliori travel d'Italia, quindi davvero stai facendo una cosa molto molto interessante. Possiamo parlare, cominciando un pochino, della tua città, di dove abiti, come la presenteresti? Allora, io abito a Lucera, siamo in Puglia, nord della Puglia, in provincia di Foggia, è un territorio molto bello ma poco conosciuto. Siamo nel cuore, in molti la conoscono come il Tavoliere delle Puglie, che è il territorio più esteso e pianeggiante dove si sviluppa uno dei migliori grani italiani, quindi è un territorio spettacolare a vocazione agricola. Lucera è un territorio che è stato dominato dai Normanni fino al 1200 e poi la storia della città è stata, diciamo, ha avuto un intreccio di popolazioni fino al più famoso Federico II di Svevia, con gli Svevi, che ha portato maggior lustro alla nostra cittadina. Quindi è stato un popolo di Saraceni, dove Federico II ha costituito una delle sue roccaforti per quanto riguarda il territorio locale e dove si trasferì. E dovete sapere anche che a circa 10 km c'è il Castel Fiorentino, dove morì Federico II, a 10 km dalla nostra città. Quindi è un punto turistico molto interessante, ripeto, poco conosciuto perché tecnicamente ancora non è pronta rispetto al resto della Puglia. Molti conoscono la zona del Barese, la zona di Bari, la zona del Salento come Lecce, la zona di Taranto, Brindisi. La provincia di Foggia è ancora un po' nascosta rispetto al resto di queste regioni e speriamo di riuscire quanto prima a farla emergere. Ci stiamo provando, raccontando attraverso i blog vari territori d'Italia in modo da attrarre anche più utenti possibili per far conoscere anche il nostro territorio. Stai contribuendo con il tuo lavoro, no? A far questo Sì. Io sto contribuendo. Io sono 23 anni che contribuisco sul territorio. Sono un albergatore, quindi da 23 anni ho un'attività alberghiera qui in provincia di Foggia, ma da 5 anni ero stanco di questa mentalità chiusa, di questo modo di fare, di rimanere all'interno, circoscritti. Allora ho pensato di trasformarmi e di ampliare la mia visione buttandomi nel mondo dei viaggi come travel blogger. Ho iniziato a raccontare il mio territorio, partendo dal mio territorio, e pian piano mi sono allargato sulle altre regioni, quindi a conquistare un po' tutta l'Italia. Pian piano cerchiamo di chiudere e far conoscere tutti i borghi d'Italia. Principalmente diciamo che miro, a differenza di molti travel blogger, a raccontare la semplicità, i piccoli borghi, evitando di mostrare il lusso, quello che molti altri colleghi fanno, cercando di allontanare l'utenza reale. La semplicità avvicina l'utente a far conoscere i borghi, la storia. Quando uno mostra troppo lusso sul social, tende a distanziare, tende a rendere impossibile raggiungere quella meta, quella tappa, non la vede alla portata di mano. Io attraverso il racconto dei social, attraverso i blog, dando indicazioni attraverso gli articoli, diciamo, ripartiti sia per città che per conoscenza dei territori proprio fatti di ricette, aziende agricole, aziende artigianali. Cerco di far trasmettere alla persona
l'intento di creare un turismo semplice, un turismo di vicinato, dove voglio dare la possibilità anche a chi è del luogo stesso conoscere un posto a soli 5 km da casa sua, che in 20 anni forse non ha mai conosciuto, perché bisogna dire questo, esiste ancora oggi questa mancanza di conoscenza del proprio territorio. Ti è successo sentire il testimonio di qualcuno locale che dice: ammazza, hai parlato di una parte della mia città che ignoravo completamente? Sì, sì. Sono capitato in Toscana, in una parte del territorio toscano, dove ad esempio ho fatto un'esperienza su un tipo di turismo rurale dove non conoscevano quel tipo di realtà. Quindi diciamo, ho avvicinato il locale a quel tipo di realtà. Interessante. Questo è molto bello. Ora, tu hai detto che ti sei deciso ad intraprendere l'attività come per rompere una dinamica, una forma di pensiero. Esatto. Come questa mentalità che non permette lo sviluppo di questa diffusione. Sai, quando dopo tanti anni cerchi di strutturare un qualcosa ed intorno non c'è l'appoggio né della cittadinanza perché ancora non è pronta a livello culturale di un determinato discorso turistico, ma diciamo principalmente dovuta anche alla mancanza delle amministrazioni che amministrano le città a sviluppare e aprire a questo tipo di concetti di mentalità. Basta pensare ad una semplice apertura strutturata degli orari di musei, cattedrali, chiese in generale, oppure organizzarsi con le varie attività commerciali per dare sempre la possibilità al turista di trovare qualcosa aperto. Sono questi piccoli passaggi che diventano fondamentali per sviluppare un turismo di vicinato, perché noi dobbiamo iniziare sempre dal turismo di vicinato per poi poter allargare all'esterno, come ho fatto io, no? Quando sono entrato nel mondo del travel blogger, sono partito dal mio territorio. Poi dal mio territorio, pian piano, ho messo le varie pedine all'esterno per consentire di far conoscere ad altri territori il mio mondo di vedere le cose con un occhio, diciamo, con una prospettiva diversa, con una prospettiva esperta dal punto di vista turistico. E questo è interessante perché il tuo salto da alberghiere a travel blogger, cioè tu lo conosci dal di dentro, sai come si vive il tema del turismo e come c'è una tipologia di turisti, come far suscitare l'interesse. Sì, allora ti spiego, io dico sempre, parto da un semplice esempio. Quando vado in una struttura alberghiera, non so, un turista semplice si limita a fare una recensione, se si trova bene scrive se si trova bene, se si trova male scrive se si trova male. Io invece cerco di cambiare la prospettiva anche in questo semplice passaggio. Allora, quando si va in una struttura o quando si va in qualsiasi posto, deve saper valutare anche la tipologia di attività in cui si entra, se un 2 stelle, un 3 stelle, un 4 stelle, 5 stelle, recensilla per quel tipo di categoria. Non distruggere un'attività oppure recensire male un paese. Se tu sai che vai in un piccolo borgo che tecnicamente può esserci, che non ha le forze tecniche e materiali per poter sostenere e creare un turismo, diciamo, più ampio, ovviamente tu puoi trovare dei disservizi. Però questi disservizi non devono poi essere girati e capovolti in una recensione negativa. Devi cercare il turista stesso di iniziare a costruire lui un percorso positivo per dire: sono stato a Lucera, ho visto un castello che ha una storia pazzesca, potrebbe migliorare in questo. C'è anche una recensione negativa, bisogna sempre comunque costruire un passaggio per tendere e spingere a chi legge di migliorarsi. Bello, bello, perché questo è un atteggiamento di rispetto e di riconoscere il livello di sviluppo che può offrire una certa... Sì. Questo mi sembra una cosa molto attenta. Ora, una delle tue intenzioni, da quello che ho letto nel tuo blog, eccetera, è quello di mostrare la vera anima di un territorio. Come fai, Mario, a individuarla, catturarla e poi trasmetterla? Come riesci a farlo? Allora, quando decido di visitare un territorio,
Inizio da un passaggio basilare, attraverso una semplice ricerca Google. Controllo il territorio, vedo un attimino la storia di quel territorio, poi vado sul posto, faccio una giornata di sopralluogo per parlare in mezzo alla gente, la gente locale, perché sono loro che vivono il territorio, e iniziare a chiedere in giro, oltre alla storia, cosa presenta il territorio. Poi io tecnicamente vado alla scoperta anche di aziende agricole, aziende che possono produrre prodotti artigianali, di qualsiasi genere. Gli mando a volte anche delle mail personalizzate chiedendo se loro sono aperti a creare, diciamo, una specie di giro turistico per far scoprire la loro azienda. Perché i prodotti, ad esempio, locali vengono fuori dalla tradizione. Se si sviluppa un prodotto locale, come può essere un formaggio o un vino, viene comunque fuori da una tradizione antica, da una storia, che poi si evolve insieme ad uno sviluppo tecnologico. Quindi è bello far scoprire anche quei discorsi. Quando io mi immergo nel territorio, racconto la storia della città, questo sì, lo faccio anche attraverso dei video racconti su YouTube. Però poi mi piace immergermi nel particolare. Il particolare può essere un'azienda agricola, una semplice persona che fa un qualcosa di tecnicamente difficile da trovare. Quindi è bello far conoscere questo turismo lento, questo turismo di qualità, perché insegna molto poi nel passaggio della propria cultura interna quando si rientra a casa. Ok, questo è importante. Ora, tu potresti come fare una mappa di la tipologia dei turisti, cioè come sono i viaggiatori? Allora, il turismo è variegato. Abbiamo il turismo slow, che è amante del turismo lento, che ama andare appunto nei piccoli borghi, nei paesaggi naturali, cercare di scoprire i territori attraverso la natura, attraverso la storia. Poi c'è il turismo, diciamo, quello che è amante della storia, c'è il turismo dell'enogastronomia, c'è il turismo legato all'olio, il turismo rurale, sta crescendo tantissimo qui in Italia, ad esempio il turismo rurale. C'è poi il turismo di chi è amante della movida notturna, quindi diciamo i turisti si diversificano. Io dico sempre che quando bisogna scoprire un territorio, una regione, bisogna fare, se non ci si è mai stati, bisogna sempre fare una scrematura generale, se si ha una settimana di tempo, nel senso si viene in Puglia, si fa una parte di provincia di Foggia, una parte di Barese, una parte della provincia di Lecce. In una settimana si fa diverse tappe, studia i vari territori come si presentano, come sono dislocati, come si presentano durante la vita reale, la vita quotidiana, e poi ritornare in un secondo momento a far visita in base alla tipologia di turismo che preferisce, perché ognuno di noi ha i propri gusti nel viaggiare. Poi ci sono i turisti che vogliono fare tutto cronometrato, no? Cioè passerò 2 ore in questo posto, poi andrò in questo museo, specificamente ha fatto il percorso, cioè tutto misurato, e c'è la persona che si lascia portare. Come viaggia Mario Capobianco? Io, ripeto, studio il posto e poi mi faccio trasportare delle persone del posto, nel senso, mi immergo nel territorio, inizio a guardare i siti storici, i siti culturali, poi pian piano mi inizio a perdere tra la gente locale, inizio a chiedere ed inizio a crearmi un turismo personalizzato, cioè un turismo dalla prospettiva di chi conosce il mondo tecnico del turismo, quindi vado alla ricerca del particolare. Quindi la prima parte va strutturata e poi ti lasci portare. Cioè, sì. Ci sono questi poi diciamo ci sono piattaforme molto conosciute come Civitatis, ad esempio. Se una persona vuole strutturare un tour, ci sono delle piattaforme dove ti dicono se in quella determinata località ci sono dei tour particolari legati, diciamo, ad un sito archeologico, ad un tour legato ad un percorso di vinicolo. Ci sono questi siti dove potersi appoggiare e iniziare a fare già una scrematura di base di quello che offre un territorio. Ovviamente se
non sono conosciute diciamo, queste tappe, se non sono conosciute da questi grandi siti, bisogna ricercarle tra le persone semplici. Bravo. Ora, quali sarebbero gli errori che noi turisti facciamo quando visitiamo l'Italia e che non ci permettono di scoprire questa vera anima del posto che visitiamo? Non sono errori. Diciamo che quando non si conosce un territorio si ha voglia di conoscere tutto e subito. Questa è la vera forza. Allora, per non sbagliare, il turista quando viene va nelle località già conosciute, quelle fortemente turistiche. Non osa azzardare ad andare in una località non conosciuta. Questo, diciamo, è un punto di vista diverso del turista straniero. È bello invece fare una tappa a limite più corta e poi riprogrammare dopo un paio di mesi una vera e propria visita turistica, nel senso di venire sul territorio italiano, visitare quello che si è in programma per dire per un paio di giorni, poi provare ad allargarsi sul territorio in zone non conosciute e iniziare a vedere se quel territorio non conosciuto può offrire qualcosa di buono. Allora da lì iniziare a strutturare un vero e proprio tour con una nuova rimpatriata in Italia. Bello, buon suggerimento, grazie. Ora, quali sono i migliori periodi per visitare l'Italia? Secondo me, da quello che cerco di sviluppare e di trasmettere anche attraverso il mio blog, bisogna uscire da questo discorso dei periodi. Per lavorare bene e soprattutto per risparmiare, avendo qualità e servizi, bisogna imparare a destagionalizzarsi. Nel senso, cercare di destagionalizzare le vacanze, non puntare soltanto nei mesi di punta a fare la vacanza, ma cercare di andare in periodi diversi, strutturarsi nei vuoti che si possono avere tra gli impegni lavorativi, gli impegni scolastici, e cercare di sfruttare questi periodi anche di bassa stagione per visitare soprattutto con calma i territori, perché quando c'è l'alta stagione e c'è il boom del turismo si visita tutto, ma si visita male, perché devi fare i conti con tutto il turismo che gira, mentre quando ti muovi in un periodo di bassa stagione visiti tutto in maniera perfetta, perché c'è poca gente, si riesce ad entrare nel particolare di un'azienda, l'azienda stessa riesce a darti anche più attenzione in quello che fa e in quello che ti spiega, e automaticamente ti riesce anche a consigliare meglio su come muoverti sul territorio. Sono tanti passaggi che noi quando viaggiamo sottovalutiamo. È proprio quello che mi fa rumore, perché se hai detto si visita male, allora è possibile non tirar fuori tanta possibilità, tanta ricchezza in un viaggio. E Sì, questo... faccio un esempio banale. Se una persona va a Firenze, no? E vuole visitare gli Uffizi e lo va a fare in alta stagione, devi farti 4 ore di fila, 2 ore di fila, per farti un esempio, capito? E poi stare altre 2 o 3 ore dentro per conoscere un po' di cultura, di storia italiana. Invece se tu lo fai in un periodo di bassa stagione, riesci a strutturarti meglio, sei più veloce all'ingresso, hai più tempo da dedicarsi all'interno e in più riesci anche a strutturarti meglio quanto sei all'esterno, perché puoi interfacciarti con poco turismo, puoi anche interfacciarti con qualcuno del posto all'interno dove ti può spiegare determinate caratteristiche, può darti delle piccole dritte su come muoversi sul territorio, cose che invece non avvengono quando c'è tanta gente e quindi automaticamente non possono darti retta nell'aiutarti diciamo, a togliere la tua curiosità. Ok, questo è importante. Ora, in quel senso tu parli molto di turismo semplice, sto prendendo il termine come lui. L'hai già menzionato, come lo definiresti e cosa ci può donare se noi prendiamo quella filosofia di viaggio? Il turismo semplice significa entrare in un percorso di storia, dal mio punto di vista. Significa immergersi nel territorio, scoprire la vera tradizione di un territorio che va
dal dialetto alle usanze, ai piatti tipici. Sono 3 passaggi che raccontano già da soli un territorio intero. Dialetto, usanze e Usanze piatti del tipici. territorio, piatti tipici locali. Questi sono ingredienti che non dovrebbero mancare allora in un In un soggiorno. viaggio no. Bello. E se vai nei piccoli borghi, a volte capita anche che ti ospitano all'interno delle case, senza andare in un ristorante. Il bello è quello, vivere il piccolo territorio. Essere ospitali, essere ospitati. Bello. Per usanze, per esempio, un esempio che tu potresti dare di un'usanza che solo con il turismo che tu proponi, turismo semplice, si può godere. Allora, ti faccio un esempio banale. Il turismo rurale che si sta sviluppando anche negli ultimi anni in Italia vanno proprio alla ricerca di questo. Cioè, ci sono persone che vanno in vacanza diciamo in alcuni casali per provare a vivere l'esperienza del turismo rurale, cioè incontrare l'agricoltore che ti spiega come si coltiva l'olio, come si fa la produzione delle lenticchie, del farro, poi dai posti in cui uno si sposta. E ti può dare quei piccoli consigli che sono provenienti consigli di origini antiche che si tramandano di tradizione in tradizione, e quindi scoprire particolari di un territorio, di un prodotto che ad esempio noi possiamo usare in una maniera semplicistica, no? Però a volte con un piccolo tocco di chi è del mestiere, un piccolo consiglio ti trasforma completamente quel prodotto. È come nella cucina, no? Noi possiamo cucinare la pasta in maniera semplice, però se hai un consiglio di uno chef riesci a trasformare quel piatto in una miniera d'oro. Sì, d'accordo. Un'esperienza che tu abbia avuto di un'usanza in questi tanti viaggi che hai fatto? Allora, io l'ho fatto l'estate scorsa in Umbria. Ho fatto proprio un'esperienza di turismo rurale, sono stato a Spoleto e anziché dormire nella città di Spoleto, mi sono spostato a 10 chilometri in un casale che produceva olio, farro e lenticchie. E mi hanno fatto vedere i passaggi passando dall'azienda dove producevano fino ai campi dove coltivavano. Poi da lì, diciamo, ho abbinato un piatto tipico locale della zona di Spoleto e l'ho anche preparato qui a casa in provincia di Foggia, quindi di cui ci ho fatto anche una ricetta sul consiglio loro. E poi sono andato, diciamo, alla scoperta del territorio a livello storico, alla scoperta proprio della storia della città di Spoleto, in visita, e a scoprire altri piccoli particolari, altre piccole tradizioni nascoste del posto. Ascoltandoti mi viene, non so, un'intuizione, forse non regge, però c'è qualcosa nell'animo degli italiani, e lo domando questo come straniero, come messicano che vede da lontano, no? Come mai, per esempio, in cucina voi avete sviluppato lo slow food? Cioè si mangia ma si deve godere, cioè è un rituale. E tu stai parlando, si viaggia, sì, ma non si viaggia di qualsiasi maniera, cioè il turismo slow, per saper goderti la vita. C'è questa caratteristica degli italiani di saper godere il dolce far niente. Che parte del genio italiano c'è che muove questo? Non fa parte, il discorso è uno solo. La vita più avanti e più diventa stressante. I ritmi sono sempre più frenetici. Quindi la persona ha voglia di staccare la mente. Io dico sempre, il mio motto è viaggiare apre la mente. Totalmente. Perché è importante staccare dalla quotidianità completamente, uscire fuori da quello schema, fermarsi e iniziare a gustarsi quello che veramente la vita può offrire, anche solo per una settimana, perché quella settimana trascorsa a ritmo lento ti lascia un'esperienza che la porti avanti nel tempo, negli anni. Io ho fatto il percorso quando sono stato da voi in Messico, nella zona di Yucatan, ho fatto tutto il percorso Maya, attraverso Chichén Itzá, Cubà. Ho visitato il parco di Xcaret, dove ho notato anche le tradizioni dei Maya. C'è un'esperienza che a me ha lasciato
ha lasciato i brividi addosso, e per questo mi sono ripromesso di tornare in Messico e venire a visitare anche la zona di Città del Messico, perché è una delle mie priorità. Bravo. E poi la bellezza, ad esempio, del Messico che io ho appreso è proprio la semplicità. La semplicità che avete voi difficilmente lo trovate in altre zone, perché il Messico lo vedo proprio nell'interfacciarsi con la persona. Trasmette semplicità, solo nel parlare già trasmette semplicità. Anche se ha un problema, non lo mostra, come succede qui da noi. Diciamo, ti accoglie sempre con il sorriso, sempre con un'etica rilassata. A me piace molto questa tipologia di approccio con le persone. È così interessante sapere come un italiano ci vede, perché noi siamo immersi, no? E quindi non ce ne rendiamo conto, e questo, ascoltarlo è una cosa bella, riscoprirlo tramite gli occhi di altro. Questo, grazie per questo che stai condividendo. Grazie a voi, è bello perché comunque quello che dico è tutto vero. Io ho girato diversi posti e posso dirti che sono rimasto davvero affascinato, anzi invito tutti gli italiani che non sono stati in Messico di fare una passeggiata nelle zone messicane, perché hanno una storia che lascia davvero ad occhi aperti. Bene, grazie. Grazie. Sì, a tutti coloro che ci ascoltano, le porte aperte, il Messico vi accoglierà volentieri. Ora, tu sei considerato tra i migliori travel blogger italiani. Nel 2022 sei stato incluso tra i 25 migliori. Cosa ha significato per te ottenere questo premio? Per me ha significato solo un vantaggio: evitare di demoralizzarsi contro il mondo social. Allora, per chi lavora nel mondo social, dall'esterno viene visto come un mondo dove la persona che c'è dietro non fa nulla. Invece, per stare e sviluppare un progetto sul mondo social, posso dirvi che ci vogliono molte ore di lavoro attraverso lo sviluppo del blog, programmare le uscite dei post sui social vari, montare un video racconto che sia semplice o fatto in maniera professionale, questo non conta. Io ad esempio per montare un video racconto di 10 minuti posso impiegare anche 2 settimane, ma per il semplice fatto che quando faccio un lavoro di montaggio del video racconto strutturo il tutto attraverso la condivisione dei post dell'articolo che dopo uscirà sul blog, perché quando io poi vado a caricare il lavoro è tutto collegato per cercare di agevolare chi mi vede realmente, non chi struttura il lavoro solo per prendere il like, chi struttura il lavoro invece per far conoscere il territorio. La differenza è questa. E l'unico vantaggio che mi ha portato a essere tra i 25 migliori travel blogger è quello di avermi dato la grinta per fare ancora meglio. Infatti quest'anno sono di nuovo candidato, ho già presentato i video per il 2023 e che Dio ce la mandi buona. Speriamo che vada al meglio, ma il fatto di essere già stato incluso è proprio riconoscere questo percorso che stai facendo, di prodotti veramente, veramente interessanti. Sì, grazie. È bello, diciamo che è una gratificazione perché sui social è difficile emergere. Oggi sui social, come ho detto prima, si tende sempre a mostrare il virtuale, quello che non è reale. Io invece cerco di lavorare in una maniera più semplice, cercare di raggiungere la persona. Diventa più difficile poi arrivare e ci vuole più tempo. Però diciamo che io ad esempio anche sul social Instagram, che molte volte per fare concorrenza alle altre piattaforme, cambia sistematicamente l'algoritmo per spingerti a fare più un video o più una foto. Io non seguo mai quelle linee, io seguo la mia linea, che è quella di arrivare all'utente. Se sono 10, se sono 1000, se sono 200.000, non mi interessa. L'importante è che se arriva a quelle 10 deve arrivare in maniera perfetta e deve incuriosire. Questo è il mio lavoro. Bravo, questo anche di non lasciarti spingere da quello che detta una rete sociale
ti dà un'identità dentro di questa marea. Sì, perché poi i social, come sono nati, possono morire. Io, diciamo, uso i social come vetrine. Il mio vero contenitore, il mio vero elaboratore è il blog. Sul blog ci sono tutte le mie esperienze, da quando ho aperto il blog fino ad oggi. Infatti, come ti dicevo prima, anche il blog, gli articoli sono tutti strutturati da fine 2019 in poi, da quando ho aperto la piattaforma. Non ho caricato viaggi vecchi di 15, 20 anni, 7 anni, 8 anni. Perché? Perché quando giro il territorio voglio raccontare attraverso l'articolo il territorio come l'ho trovato oggi, per poi in caso di ritorno poterlo riaggiornare, dare più indicazioni all'utente. Anche ad esempio se un ristorante non c'è più, se io indico un piatto, un ristorante tipico, di dire ad una determinata persona: vedi che se ti trovi a Firenze puoi andare in questo locale che ti fanno trovare questo piatto tipico, e dopo 2 anni ritorno e quel ristorante con quel piatto tipico non c'è più, allora dai indicazione alla persona dove poter andare. Questo per me diventa importante, perché significa aggiornare turisticamente come una mappa vivente, diciamo, una piantina vivente. E questo lo si percepisce leggendo il tuo blog, come dire, un amico che ti sta quasi ti prende per mano, di dai, non perderti questo, osserva questo, e con questa fiducia, come dici, della tua esperienza, come l'hai vissuta, che si può aggiornare con il tempo, no? Si modifica. Sì. Questo è molto importante. Senti Mario, quali posti del mondo hai visitato e quali sarebbe posti che assolutamente vuoi vedere? Quali sono nel tuo obiettivo? Allora, diciamo, l'Italia l'ho girata quasi tutta, mi manca sinceramente una parte di Sardegna e un po' la Calabria, un po' una parte di Sicilia, soprattutto la parte di molti amici siciliani che, diciamo, siamo in contatto sui vari social. Mi sono ripromesso di andare a ritrovare, di organizzare qualcosa di carino anche per far conoscere i piccoli borghi della Sicilia. Estero ne ho visitati diversi anche prima di intraprendere questa professione: Germania, Austria, Messico ultimamente, Indonesia, adesso l'Egitto. Cosa mi piacerebbe visitare? Mi attira molto la cultura della Thailandia, in realtà. È un mondo che, non so, mi affascina. Prima in Messico, devo rifare prima la zona del Messico, questa deve venire prima. La città del Messico è un obiettivo ormai fissato già da diversi anni, però la Thailandia mi affascina molto, e anche la Cina come cultura. Mi piace scoprire queste tipologie di realtà che ancora non ho mai visitato. E anche con i tuoi figli, no? Le tue figlie, sì, di trasmettere questo amore. Esatto, io infatti mi sono fermato per 3 anni verso l'estero perché le bambine erano troppo piccole. Adesso diciamo che ci troviamo in una fascia dove posso iniziare a viaggiare, quindi voglio far iniziare a intraprendere questa esperienza anche a loro, soprattutto per aprire la mente, per far capire il senso delle diverse culture, perché così realmente riescono a capire i vari modi di fare, i vari mondi che esistono, le varie culture, per poi fare esperienza ed evolversi nella loro vita di tutti i giorni. Bello, bello, bello. Questo dono che porta a viaggiare, che dici di aprire la mente e di far conoscere e rispettare le altre culture. Quindi ci vuole più viaggiare di più per noi. Viaggiare di più. Anche piccoli viaggi. Allora io cerco sempre di dire alle persone, anche chi non può viaggiare, chi non ha soldi, può viaggiare comunque. Basta spostarsi 2 o 3 chilometri, 4 chilometri, sicuramente troverà qualcosa che non ha mai visto in vita sua, vicino casa. Il lavoro che sto facendo su blog, anche sui piccoli borghi in Italia, è quello di coprire tutta l'Italia a livello di mappatura, proprio per dare la possibilità a chi è della Toscana di conoscere luoghi della Toscana di casa sua che non conosce, chi è della Puglia conosce luoghi della Puglia di casa sua che non conosce. Questo è quello che sto cercando di strutturare. Ci vorrà del tempo, diciamo. I blog sono appena 3 anni,
I social invece sono 5 anni che ci sono, però diciamo che ci sto lavorando per cercare di fare questo tipologia di progetto a lungo termine. Interessantissimo. Allora, credo che sarà bello invitarti ad altre puntate perché così tu ci possa mostrare e contagiare questa passione che mostri Volentieri, facendo volentieri. questo blog. Con le tue reti sociali, che progetto hai o del blog? Dove lo vuoi portare? Io cercherò di fare sempre il mio, essere nella semplicità. Mi piacerebbe cercare di trovare, soprattutto nei piccoli territori, un po' più di collaborazione delle aziende, ma per il semplice fatto che quando ci si sposta da soli in autonomia diventa più difficile e più costoso. Invece se c'è un supporto esterno dove ci sono le aziende che ti aprono le porte direttamente e ti danno anche un aiuto, diciamo, per poterti muovere più velocemente, riesci a strutturare un turismo, perché io penso sempre ai piccoli borghi. In Italia è inutile nasconderci. Oggi c'è, purtroppo, dal periodo del Covid fino ad oggi è in atto una crisi economica non indifferente. E io quindi penso a queste piccole realtà. Se non ce la fa la grande città che è già in crisi, le piccole realtà scompariranno. Allora, per evitare di farle scomparire, per evitare di far scomparire le tradizioni, bisognerebbe evolversi, trasmettere questo messaggio di far conoscere le persone per invitare anche i visitatori messicani a conoscere questi particolari, queste piccole tradizioni che poi sembrano nulla, ma restano e portano innovazione. Bravo. Poi questo che dicevi di spostarti pochi chilometri basta per conoscere una realtà diversa, soprattutto in Italia dove il tema del dialetto è una cosa sorprendente. A me è sorpreso tantissimo perché quando uno viene dall'estero uno pensa Italia, sì, tutti parlano italiano e basta, però addentrarsi in questo e vedere la ricchezza di dialetti è una cosa sorprendente. Senti, nella tua città, dimmi. No, prego, prego. Nella tua città si parla un dialetto? Sì, dialetto lucerino. Noi siamo, come impianto generale, siamo di derivazione greco-latina, però diciamo che il lucerino ha assorbito vocaboli dall'arabo, dal tedesco, dallo spagnolo, dal francese. Essendo stata terra di saraceni, quindi gli arabi qui hanno inciso parecchio. Ed il bello è quando ci si sposta di 10 chilometri, la stessa frase cambia leggermente. Ed il bello di immergersi nei piccoli territori è proprio questo, perché quando ti fermi a parlare con un vecchietto del posto, con una vecchietta del posto, difficilmente ti parleranno in quell'italiano perfetto, tenderanno a metterci sempre dentro qualche piccola parola di dialetto, quindi tecnicamente è bello perché riesci ad ascoltare proprio la lingua reale che si vive sul posto quotidianamente, giorno per giorno. Ed è bello perché comunque quando poi entri in contatto con queste persone riesci a scoprire l'essenza vera delle tradizioni, della vita, il modo semplice di fare le cose, che oggi ormai sta scomparendo. Ma tu come ti rapporti con il dialetto? Tu lo parli a casa o Sì, parli italiano? io sono del pensiero, ovviamente cerco sempre di parlare italiano in casa, soprattutto con le bambine, però bisogna comunque trasmettere questa usanza, non bisogna perderla. Diciamo che tecnicamente si tende a italianizzare il tutto, anche perché poi nell'evoluzione anche della crescita ci si porta questo gap anche nelle università e nella vita reale, soprattutto poi se ci si sposta. Quindi hanno bisogno di strutturarsi in maniera italianizzata, tecnicamente parlando, però il dialetto bisogna conoscerlo. Il dialetto socialmente ha il suo prestigio o non è tanto? Come si vi relazionate adesso in questo? No, diciamo che è equiparato, c'è è commisurato. Si parla italiano e si parla in dialetto, anche in casa si parla italiano e si parla in dialetto. Ci sono momenti e momenti, sono fasi. È come diciamo è come sposarsi un italiano con un messicano. Si parla un po' messicano, un po' italiano.
ci sono fasi a terra, per non perdere, diciamo, come si dice, la predisposizione, no? nel parlare bene quel tipo di linguaggio, si tende a fare un po' e un po'. Capito. Puoi mostrarci un esempio di una frase come tu dicevi, che questa si dice qua e in 10 chilometri si dice con una sfumatura? Ad esempio, il nostro dialetto si avvicina molto al napoletano. Ok. Ok. Coppa del Mondo, ad esempio, abbiamo vinto la Coppa del Mondo, abbiamo vinto la Coppa Moon, Okay. si dice da noi. E diciamo che tendenzialmente c'è anche un po' di francese dentro, però... Avevo sentito che in Puglia c'era un dialetto del greco, no? Cioè qualcosa conservava molto del greco. Non è vicino. A qui, ad esempio, ci sono due paesini, gli unici due in Italia, a 20 km da me, sui Monti Dauni, dove si parla il dialetto franco-provenzale tradizionale. Sono piccoli borghi di Celle San Vito e di Faito. Sono due piccolissimi borghi proprio di pochissimi abitanti. Poi c'è un altro borgo a cavallo tra la provincia di Foggia e la Campania, dove si parla l'albanese, dialetto albanese. Quindi diciamo è vario, è variegato. Basta spostarsi 10-15 km, cambia in diverse tipologie di frasi. Penso sia una cosa molto peculiare dell'Italia. Sì, sì, caratteristiche. E poi dipende, tutto deriva dalla storia, tutto da lì. Quindi è inutile che uno vuole andare alla ricerca del nuovo, deve passare sempre attraverso la tradizione. Io porto adesso, è stata una ricchezza enorme questa intervista, e porto adesso questi tre elementi che hai detto, cioè per assaporire il posto, il dialetto, le usanze e il piatto tipico, così come da prenderlo come una ricetta per le prossime volte che io mi permetta di avere l'opportunità di essere là da voi. E poi credo che la tua frase, questa di viaggiare apre la mente, penso che sia il frutto più bello del viaggio. Sì, ma questo è un invito che faccio a tutti, anche fare un'uscita di mezza giornata, se non si ha la possibilità di viaggiare, per aprire la mente, perché imparare a guardare con un'altra prospettiva aiuta molto, soprattutto nella vita quotidiana. Dissociarsi dalla quotidianità è importante, perché ti aiuta a sviluppare, anche a togliere, diciamo, a volte quei dubbi a livello lavorativi che non riesci a vedere con un'ottica diversa se non riesci a staccarti da quella quotidianità. D'accordo. Mario, davvero ti ringraziamo per accompagnarci, grazie per questa intervista e soprattutto per il tuo lavoro di diffusione di questi tesori nascosti che stai permettendo di scoprire, di goderli e soprattutto goderli con questa passione con cui lo condividi. Davvero, leggendo il tuo blog, l'ho fatto, dice uno, davvero devo prendere l'aereo e visitare questi posti, no? Cioè, non ti lascia indifferente questo. Se vieni a trovarmi in Puglia, poi ci organizzeremo con calma, ti porterà a scoprire la vera provincia di Foggia. Io qui ho 20 comuni del subappennino nel raggio di 20 km, 20 piccoli comuni. Ti faccio scoprire i piatti della tradizione, quelli poveri, fatti con 2 euro, con 2 soldi, ma che hanno un sapore speciale. Meglio di un piatto di alta cucina. Ci organizzeremo senza dubbio. Questo ti ringrazio tutti gli ospiti dell'Accademia Michelangelo per avermi dato a me questa opportunità di espormi al vostro pubblico messicano. Veramente spero che ci siano altre opportunità di parlare con te. Un vero piacere. Grazie per accompagnarci e alla prossima. Arrivederci. Allora, carissimi amici, è stato un piacere questa intervista. Abbiamo goduto moltissimo ascoltando Mario Capobianco, travel blogger. È stato nel 2022 tra i 25 migliori travel blogger d'Italia. Quindi, chi meglio per conoscere di più il territorio, la cultura, il dialetto, le usanze e i piatti tipici. Vi consiglio di seguire le sue reti sociali. Durante la puntata abbiamo messo
Questo le metteremo anche nella descrizione del video perché possiate avvicinarvi. Davvero una risorsa da non perdere. Sono contento di riprendere le puntate della Dolce Vita. Questa è stata la puntata numero 36esima e sono Gustavo Martinez di Accademia Michelangelo. A presto.